Dunque, ripassiamo un po' il transumanesimo. Ciao. O anche meglio ci chiediamo: che fine ha fatto il transumanesimo? La domanda mi è venuta in questi giorni alla mente dopo aver fatto la diretta di una lezione, che magari avete visto, la diretta di una lezione del filosofo Stefan Sorgner, col quale a giorni tra l'altro faremo un altro incontro online, il che è un'occasione perché io per primo non ho capito bene che cosa sia questo transumanesimo europeo di cui Sorgner si fa portavoce, anzi, di cui Sorgner si fa principale autore. Comunque la cosa non è solo limitata a me, anche gli altri membri filosofi di Episteme, molto più dotti chiaramente del sottoscritto, mi sono comunque sembrati desiderosi di chiarire meglio la questione con Sorgner, quindi vi farò sapere a brevissimo della diretta che stiamo preparando. In quell'occasione riparleremo di eurotransumanesimo, di quali sono le sue peculiarità, quali le sue proposte filosofiche e quali le radici nella filosofia continentale. Qui sia detto per inciso, non posso esimermi dal considerare che in Episteme siamo in diversi a non nutrire nessuna simpatia per i filosofi continentali, alla Heidegger, alla Vattimo, Libera Scida, alla Severino, men che mai. Quindi siamo curiosi di capire meglio, ma saremo comunque tutti di mentalità quanto più aperta possibile verso il contributo di Sorgner. In vista di questo e dato che mi sono nati molti dubbi, volevo intanto rinfrescarmi la memoria e vedere se fosse possibile fare insieme un ripasso sul transumanesimo. E ho pensato che non ci fosse modo migliore che riprendere qualche antica lettura e farne un breve riassunto. D'altra parte, cosa c'è di meglio che illustrare qualcosa ad altri per riportarlo alla luce dalle polverose soffitte della memoria e anche dai polverosi scaffali delle librerie. E d'altra parte il transumanesimo è un argomento che mi ha sempre interessato, fin dai tempi dei tempi, ma d'altra parte, lo dico onestamente, forse anche per un mio difetto di aggiornamento, mi pareva anche un tema un tantinello tramontato. Certo, ultimamente alcune forme tecno-digi cyberpunk sono di nuovo di grande attualità e quindi sembra che siano anche sul punto di diventare realtà sotto forma di possibili immortali digitali, intelligenze artificiali super intelligenti, corpi potenziati, esseri umani capaci di sconfiggere la morte o almeno di ritardarla indefinitamente. Questa particolare declinazione tecnocratica del transumanesimo è molto cara, per esempio, alla PayPal Mafia e ai tecno-oligarchi che dominano oggi la scena politica internazionale. Ma un tempo il transumanesimo era declinato in chiave biologica, eugenetica, filosofica e non solo tecnologica. Ne parlavano i filosofi, gli scienziati e perfino qualche politico, non soltanto i padroni della Silicon Valley, i padroni del vapore. Quindi, in questo video proviamo a riprendere le fila, di questo discorso nel suo complesso, non dimenticandoci delle tante aberrazioni che queste idee hanno prodotto in passato, con una piccola genealogia, un'esplorazione delle varie correnti, una lettura critica del presente e uno sguardo al futuro. Questa premessa mi è venuta più lunga di quasi ogni altra premessa, quindi mentre voi mettete like, vi iscrivete, condividete, io vi presento la sigla. L'idea di non farci intrappolare per sempre dai limiti umani non è una novità moderna, è un sogno antichissimo. Il più antico scritto mitologico umano, la canzone di Gilgamesh, è per dire una storia sulla ricerca dell'immortalità, oltre che ovviamente dell'amore, dell'amicizia, del potere e di un sacco di altre cose. Potere del mito. Oppure andando anche sul banale, sul banalotto a livello liceale, c'è il Prometeo greco che ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, cercando di elevarli dallo stato bestiale verso un livello divino. E lui per primo ne pagherà il prezzo sotto forma di un'eterna punizione. Ma anche nella filosofia si è molto riflettuto su questo desiderio di elevazione fisica, ma soprattutto spirituale. Per Platone l'amore è desiderio di immortalità, per gli stoici la ragione ci rende simili agli dei. E poi c'è Dante che in una prospettiva mistico-religiosa nel Paradiso scrive transumanar significar per verba non si poria, cioè l'esperienza di varcare i confini dell'umano non si può descrivere a parole. E anche se questa è una citazione trita e ritrita, e me ne scuso, la trovo comunque
potentemente evocativa e non me la potevo certo risparmiare. Poi con il Rinascimento e con l'Illuminismo l'essere umano diventa padrone e artefice del proprio destino. L'uomo è la misura di tutte le cose, capace di conoscere, dominare e trasformare la natura, forse perfino la sua stessa natura. L'umanesimo rinascimentale ha posto al centro l'essere umano come soggetto razionale, libero, capace di costruire il proprio futuro. Il transumanesimo eredita questa fiducia nelle capacità umane, ma la porta un passo più in là. Non ci si limita più a migliorare la società, l'educazione o le istituzioni. Si vuole intervenire direttamente sul corpo, sulla mente, sull'identità biologica. È in un certo senso un umanesimo radicale. Se l'umanesimo voleva elevare l'uomo, il transumanesimo vuole trasformarlo e renderlo più che umano. Uno dei protagonisti di questa riflessione è stato Julian Huxley, biologo, evoluzionista, paleontologo, famosissimo intellettuale poliedrico, primo direttore e fondatore dell'UNESCO, poi nipote del bulldog di Darwin, Thomas Henry Huxley, e fratello dello scrittore de Il Mondo Nuovo, Aldous Huxley. È Julian Huxley, appunto, che nel 1957 conia il termine transumanesimo, nell'accezione che gli diamo oggi. Fa ciò nel suo saggio New Bottles for New Wine, ovvero Nuove bottiglie per un vino nuovo, che nonostante il titolo non parla affatto di vini e bottiglie, ma bensì di un approccio al transumanar partendo dall'umano verso una nuova condizione umana, che era non solo possibile, ma auspicabile. L'uomo doveva prendersi carico dell'evoluzione, diventare cosciente del proprio ruolo in essa. Huxley parlava di una nuova fase dell'umanità, in cui la scienza e la tecnica avrebbero permesso di trascendere i nostri limiti naturali. Un'evoluzione non più cieca, ma consapevole, un progetto ambizioso, figlio dell'ottimismo illuminista e di una visione fortemente biologista e darwiniana, decisamente molto british. Ovviamente non posso proseguire oltre senza citare l'influenza sotterranea ma decisiva di Nietzsche e in particolare della sua idea dell'Ubermensch, del superuomo, su tutta questa riflessione transumanista. Nietzsche non era certamente né un tecnologo né un fautore del progresso scientifico in senso moderno, ma il suo invito a superare l'umano, che era per lui troppo umano, a rompere con la morale tradizionale e a creare nuovi valori, ha ispirato direttamente o indirettamente molti dei discorsi successivi sul potenziamento umano. L'idea di un essere capace di autodeterminarsi radicalmente, di andare oltre la morale comune, ha affinità con alcune delle visioni più radicali del transumanesimo, soprattutto quelle più nichiliste o provocatorie, come nel caso del postumanesimo proprio di Sörgner. Vediamo un po' come si articola il transumanesimo però, perché davvero quello che qui io etichetto così non è in nessun modo un movimento monolitico, è un arcipelago di visioni filosofiche e pratiche diverse e spesso contrastanti. C'è per esempio la corrente estropiana, fondata da Max More, che guarda con ottimismo e spirito libertario al potenziamento umano e propone di raggiungerlo attraverso una combinazione di tecnologie emergenti e filosofia. Tra i mezzi principali troviamo l'uso della nanotecnologia, della biotecnologia, dell'intelligenza artificiale e delle neuroscienze, tutti strumenti che consentirebbero l'espansione delle capacità fisiche, cognitive e psicologiche umane. Moore insiste inoltre sull'importanza di un'etica individualista e di una cultura dell'automiglioramento continuo, valorizzando la libertà personale di scegliere il proprio cammino evolutivo. In questa visione la trasformazione dell'umano non deve essere imposta dall'alto, ma costruita consapevolmente da ogni individuo secondo i propri desideri e obiettivi di vita, quindi una prospettiva molto individualista. Poi c'è Humanity Plus, più attenta all'aspetto umanista, diciamo, potenziarsi sì, ma senza perdere di vista i diritti umani, l'equità, la responsabilità sociale. Alcuni transumanisti si concentrano sull'immortalità digitale. Il sogno è quello di trasferire la coscienza su supporti artificiali, il cosiddetto mind uploading, che anch'io ho sempre considerato una prospettiva interessante, devo dire. Altri si dedicano a obiettivi più immediati, come le protesi biomeccaniche, la stimolazione neurale, la genetica. C'è anche chi ha provato a dare una declinazione politica al movimento. Il tecnoprogressismo cerca di conciliare le promesse tecnologiche con le esigenze della giustizia sociale, mentre il transumanesimo democratico si chiede come queste trasformazioni possano essere distribuite in modo equo. Un altro esempio di questi movimenti in questa costellazione è quello del transumanesimo femminista. Questa prospettiva mette al centro una critica radicale alle premesse androcentriche
del pensiero transumanista classico, spesso dominato, secondo questa prospettiva, da visioni maschili occidentali e secondo le autrici di questo orientamento tecnologicamente ossessionate dalla potenza e dal controllo. Le transumaniste femministe come Donna Haraway, con il suo celebre manifesto Cyborg, propongono una visione ibrida e relazionale del potenziamento umano, in cui le tecnologie non servono solo all'aumentare forza e longevità o intelligenza, ma a decostruire identità rigide, superare binarismi e reinventare i corpi in chiave politica e inclusiva. In questa prospettiva il cyborg walk diventa un simbolo di resistenza e possibilità più che di dominio e prestazione. Tornando a un livello filosofico più nostrano, in Italia Riccardo Campa ha proposto anche lui una via europea al transumanesimo, più legata alla filosofia e meno all'estetica da start-up, di quello di cui abbiamo parlato fin qui. Anche rispetto a Sorgner, Campa mantiene una posizione più esplicitamente radicata in una tradizione laica e razionalista, in continuità con un umanesimo illuminista. Il suo approccio tende a considerare il transumanesimo come una prosecuzione del progetto moderno di emancipazione umana, legato alla libertà individuale, al progresso scientifico e alla giustizia sociale. Riparlando proprio di Sorgner, invece, il filosofo tedesco adotta una prospettiva che si richiama al postumanesimo filosofico e al pensiero nicciano in modo abbastanza esplicito, mettendo in discussione la centralità della dignità umana tradizionalmente intesa e criticando alcuni assunti della bioetica kantiana. Inoltre, mentre Campa tende a usare il linguaggio dei diritti e dell'etica secolare, Sorgner è più provocatorio e talvolta volutamente destabilizzante, lo vedremo probabilmente nella diretta che stiamo preparando, ed è interessato a decostruire il concetto stesso di umano e ad esplorare un pluralismo di forme di vita e possibilità di esistenza. Chiaramente Sorgner si rivolge anche a una filosofia continentale, questo esplicitamente legata a Vattimo e quindi ha delle prospettive molto diverse da quelle di Campa. Entrambi però condividono una forte attenzione per il principio di autodeterminazione e per il ruolo centrale della tecnologia nella trasformazione dell'essere umano. Quanto appunto lo accennavo al loro rapporto con la filosofia continentale italiana, si può dire che entrambi vi attingono in modo critico e selettivo. Campa, pur essendo attento alla tradizione filosofica europea, si distacca dalle derive irrazionaliste e heideggeriane, preferendo un approccio più vicino alla filosofia analitica e alla sociologia critica. Sorgner invece si inserisce più chiaramente nel solco della filosofia continentale tedesca, specialmente sulla scia, mi ripeto, ma insomma ribadiamolo, nicciana e post-strutturalista, ma si confronta appunto anche con Vattimo e Severino. Mi verrebbe quasi da dire che la differenza tra i due è che per Campa la filosofia è uno strumento per guidare responsabilmente il cambiamento, mentre per Sorgner è spesso un dispositivo per problematizzare i fondamenti stessi di ciò che intendiamo come umano, libertà o etica. Comunque questi aspetti li approfondiremo, lo ribadisco, a breve con Sorgner stesso. Passando oltre, perché qui mi sono un attimino incastrato in questa cosa, oltre ai pensatori che ho fin qui citato, ne nominiamo alcuni altri piuttosto rapidamente. Per esempio Nick Bostrom, noto per le sue analisi sui rischi esistenziali e sulla simulazione. Ray Kurzweil, teorico della singolarità. FM 2030, uno dei primi a usare il termine transumano in un contesto moderno. Poi Tasha Vita Moore, moglie del già citato Max Moore, e figura a sua volta importante dell'estropianesimo e del design transumano e del design transumano. Mi perderei cercando di riassumere il pensiero di ognuna di queste persone citate e di altri che potremmo citare, quindi proseguo oltre. Dato però che ho fatto un riferimento a Volducello alla genetica come via di trasformazione dell'umano, ovviamente, non posso fare anche a meno di soffermarmi non tanto brevemente sul tema storicamente spinoso dell'eugenetica. Un argomento questo che oggi mette a disagio, ma che ha rappresentato un passaggio fondamentale e chiaramente inquietante nella storia delle idee sul miglioramento umano. L'eugenetica ha avuto una lunga e controversa storia, come sappiamo. Chiaramente la prima cosa che ci viene in mente a questo proposito è il programma nazista di genere razziale, che mirava all'eliminazione sistematica dei difettosi e alla selezione artificiale della razza superiore. Altro non era che una forma di transumanesimo, potremmo dire, privo di qualsiasi empatia e compassione. Il che mi fa ricordare che ultimamente Musk, tra le sue molte sciocchezze, ha recentemente sostenuto che la più grande debolezza dell'Occidente è l'empatia. E infatti l'eugenetica violenta e impietosa non è stata solo una cifra del Terzo Reich.
prima e dopo la Germania nazista anche in paesi variamente democratici come gli Stati Uniti, la Groenlandia danese, il Giappone e la Svezia, solo per nominare i primi esempi che mi vengono in mente, si sono praticate ampie sterilizzazioni forzate su persone considerate inadatte alla riproduzione, poveri, disabili e, come sempre, donne ribelli. L'idea che si potesse migliorare la società eliminando dal pool genetico i difettati e impedendo la nascita di meno adatti era diffusa in molte elite scientifiche e politiche, ed economiche ovviamente. E questa idea c'è ancora e penso che tutti noi sappiamo bene dove dobbiamo puntare lo sguardo per trovarla. La questione etica qui ha un rilievo enorme perché ormai sappiamo bene quanto sia sottile il confine tra l'ideale del miglioramento e il rischio della discriminazione sistematica o anche, perché no, del genocidio. Per questo il transumanesimo moderno ha dovuto anche faticosamente prendere le distanze dalle pratiche eugenetiche coercitive e anzi si è spesso battuto proprio per la libertà di scelta individuale, il cosiddetto principio di morphological freedom, di cui già ho parlato prima. La libertà di modificare o non modificare il proprio corpo, purché consapevolmente, senza imposizione. Tuttavia il fantasma dell'eugenetica non è facile da scacciare e ogni discorso sul potenziamento umano deve oggi confrontarsi con queste ombre del passato, o non tanto del passato. Un caso recente che ha riacceso il dibattito bioetico sul transumanesimo e su pratiche eugenetiche piratesche è quello del medico cinese He Jiankui, credo si pronunci così, che nel 2018 ha annunciato di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati. Il medico cinese ha utilizzato la tecnica CRISPR-Cas9 per intervenire sugli embrioni di due gemelle nel tentativo di renderle resistenti al virus dell'HIV. La cosa probabilmente non ha funzionato e ha messo seriamente in dubbio le prospettive di salute di queste bambine. E proprio per questo la notizia ha scosso la comunità scientifica mondiale, non solo per la mancanza di trasparenza e consenso informato, ma soprattutto per il salto drastico da una ricerca di laboratorio a un'applicazione senza grande riflessione, grande senso di responsabilità sugli esseri umani. L'operazione è stata ampiamente condannata sia per motivi etici, ma soprattutto per motivi scientifici a livello internazionale. E infine He Jiankui è stato condannato a 3 anni di carcere e a una grossa multa dalle autorità cinesi. Questo episodio mostra chiaramente quanto la linea tra potenziamento e sperimentazione responsabile possa essere sottile e quanto siano necessari limiti, controlli e una riflessione pubblica profonda, ma soprattutto una conoscenza molto più approfondita di quella attuale sulle conseguenze di certi interventi, prima di spingerci oltre certi confini. In questo, come sempre, ribadisco la mia idea che l'approccio europeo di regolamentazione non vada disprezzato e non sia solo e semplicemente un freno all'innovazione, ma anche sempre una tutela per la dignità umana. Ma di questo forse dovremo parlare in un video apposito. Anche per quel che abbiamo detto fin qui sull'eugenetica, ma non solo, non sorprende che parallelamente allo sviluppo di scuole di pensiero e proposte transumaniste si sia sviluppato un ampio ventaglio di critiche, che oggi si possono considerare a pieno titolo come una sorta di controdiscorso transumanista, antitransumanesimo, diciamo. Le obiezioni arrivano da diverse prospettive, sia filosofiche, sociologiche, bioetiche, dalle scienze cognitive e perfino, ovviamente, dalla teologia. Uno dei più noti critici del transumanesimo è il filosofo Jürgen Habermas, che ha espresso preoccupazione per le modifiche genetiche sugli esseri umani, affermando che potrebbero minare l'autonomia morale degli individui, soprattutto se tali modifiche vengono imposte prima della nascita, senza quindi ovviamente un consenso del soggetto modificato. Per Habermas, l'essere umano modificato geneticamente rischia di essere trattato come un prodotto progettato, perdendo così la propria libertà costitutiva. Anche Francis Fukuyama ha definito il transumanesimo come l'idea più pericolosa del mondo, paventando che il potenziamento umano possa creare nuove forme di disuguaglianza sociale e minare la coesione delle democrazie liberali. L'idea di una società divisa tra potenziati e non potenziati, come nel film Gattaca che Sörgner cita nella sua conferenza, in cui magari solo i ricchi possano permettersi miglioramenti cognitivi o biologici, è una delle principali critiche sollevate anche dai movimenti di giustizia sociale. Da parte dei bioeticisti, figure come Leon Kass hanno sottolineato il rischio di una perdita di umanità legata al desiderio stesso di superare i limiti naturali. Secondo Kass, c'è una saggezza intrinseca nella fragilità, nella mortalità e nella finitudine umana, e volerle cancellare rischia di stravolgere ciò che rende la vita umana degna di essere vissuta.
E io su questo ho sempre avuto un punto di vista molto contrastato, diciamo. Da un'altra prospettiva, ancora molti critici denunciano l'eccessiva fiducia riposta nelle capacità della tecnologia, osservando che spesso le promesse del transumanesimo sono più simili a narrazioni mitologiche che a scenari scientificamente plausibili. Tra questi c'è anche chi denuncia una forma di soluzionismo tecnologico, per cui ogni problema sociale umano viene affrontato unicamente attraverso soluzioni ingegneristiche e algoritmiche, ignorando la complessità delle relazioni e dei significati umani. Alcuni antropologi e pensatori postcoloniali criticano poi l'universalismo implicito del discorso transumanista, che spesso assume come riferimento un ideale di soggetto occidentale, maschio, bianco, razionale, sano e performante, lo propone come standard evolutivo di tutta l'umanità. Su questa prospettiva io sono molto critico e vi rimando al mio video sugli assoluti culturali, ma questo è un altro discorso. Su una linea simile troviamo il pensiero femminista, con voci come quella della filosofa italiana Rosy Braidotti, che con il suo postumanesimo filosofico invita a decostruire la centralità dell'uomo occidentale, maschio, di nuovo, bianco, razionale e padrone della natura. Sembra parlino di me. Braidotti guarda con sospetto alle promesse del transumanesimo, che a suo avviso rischiano di perpetuare un modello di soggetto neoliberale e tecnocratico centrato sull'autonomia individuale e sull'ottimizzazione delle performance. Il postumanesimo della Braidotti critica questa visione proponendo invece una prospettiva che valorizza la relazionalità, la vulnerabilità e l'interconnessione tra umano, animale, macchina e ambiente. Non si tratta per lei di superare l'umano potenziandolo, ma di ripensarlo radicalmente, decentrando il soggetto e abbandonando l'idea di un'identità stabile e dominante. E che dire, non secondariamente la Chiesa cattolica ha espresso ovviamente riserve importanti nei confronti delle promesse transumaniste. Nei documenti del Magistero della Chiesa e negli interventi di diversi teologi e bioeticisti cattolici si sottolinea il rischio che l'idea di potenziamento umano finisca per ledere la dignità della persona, trasformando l'essere umano in oggetto di manipolazione. L'idea di un uomo che si crea da sé, superando ogni limite naturale, entra in tensione con la visione cristiana della creaturalità e della dipendenza originaria dell'uomo da Dio. È chiaramente inaccettabile per un'impostazione religiosa come quella cattolica. La vita, per il pensiero cattolico, non è una proprietà da plasmare a piacimento, ma un dono da custodire. Inoltre, la spinta al superamento dell'umano in questa prospettiva rischia di negare il valore redentivo del limite, della sofferenza, della finitudine, elementi centrali della teologia cristiana della salvezza. E su tutto questo mi limito a, come dire, alzare un sopracciglio, ve ne ho dato conto e questo basti. Insomma, se da un lato il transumanesimo vuole ridefinire ciò che significa essere umani, dall'altro deve confrontarsi con critiche che mettono in discussione non solo i mezzi, ma anche i fini stessi di questa idea e di questo progetto. Le domande che emergono da queste critiche sulla libertà, l'uguaglianza, l'identità e il significato mistico dell'esperienza umana non possono essere chiaramente liquidate con leggerezza, perché lo scenario di un futuro transumano contiene sì grandi promesse di miglioramento della condizione umana, ma mettendo a rischio gli equilibri stessi che hanno portato la nostra specie ad essere ciò che è oggi. Quindi una visione di progresso legata al transumanesimo non può non accettare di essere temperata, quantomeno, da critiche e da limiti che proteggano chi è più fragile. Ma in generale, che cosa sta succedendo intorno all'idea del transumanesimo, al di là delle critiche? Intanto parliamo ogni giorno, continuamente, ossessivamente, mi verrebbe da dire, di intelligenza artificiale, che come dicevo sopra è una delle prospettive evolutive dell'umanità, secondo certo transumanesimo. Poi non ci facciamo mancare cose come per esempio la longevity biotech, il biohacking, la robotica e la crionica. Molte delle idee del transumanesimo tecnologico, sono diventate quasi realtà, sembrerebbe, o quantomeno progetti in fase di avanzata pianificazione. Ma curiosamente, proprio mentre queste tecnologie avanzano, il movimento transumanista come tale, come movimento di riflessione sul destino dell'umano, sembra essersi pressoché dissolto. E perché? Forse perché molte delle sue promesse si sono scontrate con limiti tecnici ed etici. L'upload della coscienza, per dirne uno, resta fantascienza e l'immortalità è ancora molto lontana, se mai ce la potremmo augurare. Probabilmente ogni forma di pensiero e di arte transumanista, pensiamo alla tramontata letteratura cyberpunk,
è stata fagocitata dal capitalismo falsamente idealista e fortemente ideologizzato delle big tech, che ha assorbito i simboli del movimento per il miglioramento dell'umano, li ha trasformati in puro marketing. Oggi si parla di singolarità o AI superintelligente, più per vendere che per pensare e riflettere. Il rischio è che il motto mutare o perire si sia trasformato in un imperativo al conformismo tecnologico, non più emancipazione, ma ansia da prestazione potenziata. E intanto crescono le disuguaglianze, le tecnologie che avrebbero dovuto liberarci rischiano di schiacciarci sotto nuovi poteri algoritmici. Non è più una gara tra il superumano e l'umano, ma tra coloro, i più ricchi e potenti, che non vogliono assumersi la briga di considerare che la maggior parte della nostra specie ancora aspira alla mera dignità del vivere sano, al sicuro e ben nutrito, vedendo solo ciò di cui potranno beneficiare loro nel loro miserabile egoismo. A un certo punto, quando un individuo troppo forte, potente e bello per essere vero minaccia con il suo individualismo e la sua potenza la specie stessa, la logica della lotta per la sopravvivenza è che la specie provveda a mettere fine a quella diramazione eccellente ma deleteria per il gruppo. Vedremo come andrà. E quindi? È finita? Nessuna prospettiva di transumanar virtuosamente e portando con noi tutti gli altri, gli ultimi? D'altra parte, la realtà è che siamo umani da molto più tempo di quanto abbiamo fin qui creduto. Il nostro corpo, il nostro cervello, pare chiarito e accertato ormai, ne parlavamo qui in questa diretta con Olga Richards, è sostanzialmente, dicevo, il nostro corpo e il nostro cervello sono sostanzialmente immutati da quando la nostra specie si è districata dai cespugli evolutivi e letterali da cui proviene. In passato si è più volte sostenuto, e questo è uno degli argomenti di un certo tipo di transumanesimo, che attraverso la cura, la medicina e la cultura abbiamo arrestato la nostra stessa evoluzione, quantomeno la nostra evoluzione biologica. Ma proprio per questi ragionamenti, forse il transumanesimo deve ancora a sua volta evolvere in un ethos meno ingenuo, che forse si trasformerà in futuro in qualcosa di nuovo, magari in un postumanesimo ecologico, che metta al centro la relazione tra umano e non umano, o che ne so, una relazione innovativa con le tecnologie tramite le quali alcuni sperano di poter elevare l'umano. Un ethos capace di riflettere sul potere implicato nei dispositivi che usiamo o che magari stiamo preparando per succederci sulla via dell'evoluzione. O forse il transumanesimo si ridurrà semplicemente a uno dei tanti antiquati modi di guardare una realtà che ogni volta ci supera in fantasia, riducendosi semplicemente a una fase storica superata, resa obsoleta da nuove sensibilità più consapevoli dei limiti, delle fragilità e delle complessità della vita. Una cosa però mi pare certa, la domanda che il transumanesimo ci pone non è ancora passata di moda, è la domanda su cosa vogliamo diventare, come specie e come individui. E questa, partendo dal presupposto per me banale che chi non decide lascia spazio ad altri per decidere per lui, oggi più che mai resta una domanda fondamentale. Quindi vi saluto, vi ricordo di commentare, mettere like, iscriversi e di seguire per sapere quando ci ritroveremo con Sorgner per discutere nuovamente questi argomenti. Per adesso vi saluto, ciao!